Bentornati! Nel video di oggi vedremo come realizzare l'effetto lava sulle basette in modo semplice e veloce. Per questo esempio userò una basetta piccola da 25 mm, creando un fiume al centro, ma ovviamente si potrà utilizzare la stessa tecnica per adattarla alla posa delle nostre miniature. La mia non ne ha una al di sopra per una questione di inquadratura, ma tutto il processo si potrà fare costruendolo intorno ai piedi della miniatura già posizionata. Serviranno pochissimi colori e materiali, quindi direi di cominciare subito. Iniziamo creando una base liscia e omogenea di colore nero, sulla quale potremo creare con la matita un semplice disegno che ci servirà come guida per creare i prossimi elementi. Con il colore bianco creiamo la base di quella che sarà la lava, utilizzando il colore denso e molto coprente. È importante creare una base piena di colore bianco così che il giallo, il rosso e l'arancione che applicheremo dopo risultino vividi e brillanti. Se necessario, potremo tranquillamente fare più passate. A questo punto prendiamo un prodotto per creare una texture sul terreno. Potremmo usarne uno già colorato o uno generico come quello che sto utilizzando io, che si adatta alla perfezione ad una grandissima varietà di contesti. Utilizzando un palettino o uno strumento simile, stendiamo il prodotto lasciandolo spesso e corposo, in modo che rimanga tridimensionale e in rilievo rispetto al fiume di lava. Prima che si asciughi completamente, scegliamo alcuni piccoli sassolini, se ne abbiamo di già pronti come quelli che utilizzo io. In alternativa, possiamo tranquillamente crearne alcuni di misure adatte all'effetto che vogliamo, tagliando con una tronchesina dei pezzetti di sughero da un tappo. Se la pasta applicata sarà sufficientemente alta, potremo incastrare i sassi senza l'ausilio di colla, altrimenti basterà incollarli con la colla vinilica, ma avendo cura di usare la traccia lasciata dalla loro sagoma. Una volta che sarà perfettamente asciugato, utilizziamo il colore nero o grigio molto scuro per ricoprire tutta la texture, compresi i sassi. Ovviamente cerchiamo di lavorare in modo preciso e non sporcare il fiume bianco centrale, al quale possiamo aggiungere un ulteriore strato se lo riteniamo necessario. Quando entrambi i colori saranno asciutti, utilizziamo un pennello con setole piatte adatto al dry brush e un colore chiaro simile all'avorio, meglio se della tipologia dry. Basterà raccogliere pochissimo colore ed eliminarne gran parte sfregando il pennello su un pezzo di carta assorbente. Passiamo quindi il pennello sull'intero terreno, eccetto il fiume, lasciando che le setole e il colore rimasto mettano in evidenza la texture senza sforzo. Siamo quindi pronti a creare finalmente la lava. Iniziamo con uno strato di giallo, pieno e coprente al pari del bianco. È importante utilizzare in questo caso un giallo vivo e brillante, così da intensificare l'effetto rovente e acceso. Prendiamo quindi un colore rosso acceso, con cui fare il profilo delle parti rocciose. Al momento so che il contrasto sembra troppo forte, ma daremo un senso a tutto fra pochissimo. Segniamo così il profilo di tutto il fiume, cercando di colorare solo sulla superficie di lava, ma senza preoccuparci troppo se qualche tocco di rosso finisce sulla parte verticale delle rocce. Possono sembrare schizzi di lava incandescente. Con un arancione brillante mitighiamo lo stacco tra i due colori, ripassando parzialmente il rosso rivolto verso l'interno del fiume di lava. La struttura principale è fatta e bisognerà ora creare i toni intermedi così da ottenere una sfumatura liscia e omogenea. Oltre a creare colori intermedi, anche usare il colore molto leggero o il pennello con pochissimo colore sopra è un ottimo modo per mitigare via via lo stacco tra i colori in modo che risulti omogeneo e liscio. Cominciamo quindi creando un colore intermedio mischiando giallo e arancione, oppure usandone uno già fatto come ho scelto di fare io in questo caso. Se non avete a disposizione tante tonalità accese di gialli e arancioni, optare per mischiarli tra loro per crearne di nuovi è sempre un'ottima idea. Con l'arancione appena creato rifacciamo quanto fatto prima, coprendo questa volta il confine tra l'arancione precedente e il giallo. Per dare maggiore struttura al giallo e lasciare solo il colore più incandescente al centro del fiume, ho scelto di mischiare un giallo più scuro e coprente a quello precedente, per affievolire la differenza tra l'ultimo arancione e il centro giallo acceso. È anche un ottimo modo per rimpicciolire i profili arancioni in caso ci fossimo allargati troppo.
Per questo ultimo passaggio vi consiglio di stendere il colore con dei piccoli tratti, in modo che il fiume non risulti troppo regolare e finto, ma al contrario assuma un aspetto più verosimile. In caso di sezioni di lava più grandi, soprattutto per vasette più grandi, è una buona idea quella di dividere i rigagnoli con dei sassi, anche piccoli, per creare più movimento. Continuiamo a usare alternativamente le tonalità che abbiamo creato fino ad ottenere un risultato liscio che ci soddisfa, prima di passare ad un ultimo ritocco che renderà il tutto più immersivo. Prendiamo quindi il rosso usato prima, diluendolo in modo che sia un vero leggero, ma non troppo o si depositerà nei recessi. Lo stendiamo delicatamente per far riflettere la luce generata dalla lava sulle rocce rivolte verso il fiume, soprattutto quelle più basse. Con l'arancione più scuro tra quelli usati prima, facciamo poi lo stesso per le rocce più lontane, senza esagerare, e sempre solo sui lati rivolti verso la lava. Un'ultima rifinitura al contorno della vasetta con il colore nero per far risaltare ulteriormente l'effetto incandescente e brillante della lava. E anche questo breve tutorial finisce qui. Spero che vi sia utile per arricchire le basette delle vostre miniature più appariscenti e spettacolari. Qui vi mostro un paio di esempi che ho realizzato io. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video come questi per realizzare tipologie di basette con effetti particolari, ma anche vegetazioni e terreni. Vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione per alcuni link utili, tra cui il canale delle live. Detto questo vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!